Voglio vedere la situazione come ce l'hai. Come ce l'hai? Ah, ti sto a guardare. Non ti sei mangiato mai così. La paura. Guarda qua che sta sci. Il mondo sta sci. Buono, eh? Oggi fa un panino col pollo, ma non col pollo che compri già te, fette sottilissime oppure fettine già tagliate, no. È il petto di pollo intero che te devi fare da solo, devi cuocere bene te. Ma lo famo con un ingrediente particolare, col cavolo kale. Che ti senti nominare? Sei interessato? Ti piace sto panino? Bello proteico e ricco di fibre? Beh, ti devi vedere la ricetta fino alla fine e il video fino alla fine. E se non l'hai fatto, te lo dico sempre, fino allo sfinimento, ti devi da iscrivere e dai, modo oscuro YouTube. Prima cosa importante è il pane. Dobbiamo abbinare a questa ricetta di panino un pane particolare. Quindi ho scelto un pane ricco di semi, farina integrale, ok, di segale, anzi, e molto proteico. Poi zenzero, aglio di quello buono che uso io, della Val di Chiana. Poi abbiamo uno stracchino di capra, ma potete prendere un taleggio, potete prendere qualsiasi formaggio. E mi sono fatto, vedo, io so così, il stracchino di capra, che alla capra mi piace moltissimo, e come formaggi, e allora quindi voglio usare questo. Poi c'è il petto di pollo, vedete com'è intero, intero proprio, così. E dulcis in fondo, pure il latino so poco. Ci abbiamo il cavolo Gale, guardate che bello questo, stupendo. Allora, questo cavolo si può mangiare così, croccantino, buono, e insalata è pazzesco. O se no, noi che siamo golosi come che, solo passiamo un padella. Quindi andiamo, e assomiglia molto al cavolo nero, ma non è cavolo nero, si chiama kale. Tanti ossidanti contiene, come tutti quanti la famiglia dei broccoli e dei cavoli, e tante vitamine. E poi ricco di fibre, perché vedete, è molto fibroso, quindi che vuol dire? Fibra uguale vuol dire? Beh, io non lo dico perché stavo a mangiare. Comunque dovete mangiare un sacco di fibre, ok? Pulisco in questa maniera, vedete? Lascio come il cavolo nero, lascio da parte le coste che sono troppo grosse, e non lo consumo tutto oggi questo, perché ci farò anche un'insalatina da mettere vicino. Quanto costa? Oggi che ho comprato soltanto questo, ho pagato, questo è più di un chilo mi sembra, 2,50 euro al chilo, 2,50 euro al chilo l'ho pagato al mercato, dove vi insegno io, dove io vi dico, indico di andare sempre al mercato, perché la roba è sempre più bella, perché quello là che ti vende la roba al mercato è uno che normalmente va a fare la spesa lui dal grossista oppure produzione propria, e la mattina ti porta la roba. Come ho insegnato e come ho fatto vedere anche nella mia accademia, no? Ho fatto vedere proprio la differenza. C'ho metà spicchio d'aglio da utilizzare, questo, guardate che aglio che è, spettacolare. Olio, finisco st'olio, e quindi ce lo ripassiamo in padella questo cavolo kale. Che fai, non ce lo metti un po' di peperoncino? Certo che sì. Io preferisco fare così in questo caso, di mettere il cavolo, ok? Ancora non ha rosolato bene perfettamente l'aglio. Dagli una bella girata così, un po' di sale, abbasso leggermente il fuoco e oggi lo cuociamo in questa maniera. Guardate, così. Che un po' si stufa, ok? Ecco qua, così. A 4. La potenza è 9, io l'ho messa a 4. Si va dal macellaio, si compra il pollo. Io vabbè, ma so addirittura fatto taco ancora con l'ossicino qua dietro, per non contaminare nient'altro col pollo crudo. Uso un tagliere in materiale plastico, ok? Cercate di farlo anche voi che poi lo lavate. Levo la parte del filetto, quella che sotto qui, vedete? Così, così. Perché se no mi dà una falsa cottura, mi dà in padella. Divido a metà col coltello la pelle. Perfetto, a me ci piace la pelle, chi non gli piace la leva, non fa niente. Olio, non troppo, e incomincio a mettere il pollo quando la padella è ancora fredda, così non mi si arriccia subito, ok? In questa maniera. Anche i filetti li mettiamo qua dentro, si mangiamo pure questi, no? Questi che fai, ti mangi? Diamo una lavata a tutto, sapone, e si lava tutto, ok? Pugnetta, ok? E disinfettiamo tutto, magari anche con la mucchina ancora meglio, almeno queste cose qua, ok? Quindi lavato tutto, poi si può riutilizzare, mi raccomando, perché pollo fresco tutto quanto, però è meglio evitare, o no, dico bene? Pepe nero sul pollo, guarda, così, un po' di sale,
zenzero, messo così. La pelle qua ti diventa una cosa pazzesca. Deve essere tutto buono, chi è? Chi è? Che ci mettiamo? Il rosmarino, vai, ce l'ho qua a portare le mani. Ok, bello così. Profumiamo tutto e mo dobbiamo far diventare la pelle croccantissima, croccante. Aiutami a dire croccante? Croccante. Bella, la vuoi vedere? Vuoi impazzire? Ti faccio impazzire? Guarda qua, tiè. Quando lo sei mangiato mai il pollo così? Sempre quelle fettine di pollo tristi, tristi, tristi. Nel frattempo, aiuto, nel frattempo e questo è pronto. Guarda che bello. Guarda che meraviglia. Eh? Guarda, che ci vuole? Niente. Vediamo pure questo. Ah, già. Io adesso abbasso così a 4. E adesso piano piano il calore penetrerà dentro. Guarda che bello. Cioè, è un altro pollo quando lo vedi così. O no? È sempre petto di pollo, ma è diverso dal tuo. Dimmi la verità. Che famo? L'assaggiamo? Questo deve essere pronto. Guardate la morbidezza. Guardate. Guardate. Guarda. 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 Eh? Mm. Profumato, buono, gustoso, morbido. Questa è la parte più bassa, quindi vedi, l'ho staccata appositamente perché se è rimasta attaccata sul pollo mi fa una falsa cottura. Poi mi si stacca questo da sotto il petto, la suprema di pollo, si chiama suprema di pollo, e mi rimane crudo sotto. Quindi si leva questo qua normalmente. Adesso la temperatura vedi com'è? È a 4, quindi si cuocerà lentamente. Dedichiamoci al pane. Qua devo fare un bel paninozzo, eh? Bello. Vabbè, poi da condivide, insomma, dai, mica avevo mangiato tutto da solo, no? Ecco qua. Ricco di mollica, quindi noi la mollica, mamma mia, siamo nemici, oh. Però è da porpetta questa, eh? Questa è da porpetta, eh? Vedete se metti che ci stanno? Che dite, levo pure questa qua? No, questa qua la lasciamo, dai. Se no sto levando troppo. Questa qua è da porpetta, però non la buttate. Taglio ancora più basso, perché sennò è troppo pane. Ecco qua, così. Bello, dai. Così ci stiamo, dai. Perfetto. Questo pure lo bruscamo, so mangiamo a crostino. Questo per me dopo, va bene? Che facciamo? Ci mettiamo il formaggio dentro. Mamma mia, sto formaggio che è, oh, sta crosticina, eh? Non so se a tutti piace questi formaggi con la crosta fiorita, però a me mi fanno impazzire. Ma tanto me lo devo mangiare io. Poi voi metteteci quello che vi pare, assaggiamo un po'. Mm. La capra è capra, oh, saporita. Capra, pecora. La mucca è buona, però ragazzi, capra e pecora è meglio, sono più saporiti, più selvaggi come gusto. Poi ci sta un angoletto da metterci il pane pure. Metto qua, così si profuma pure questo, così. Che spettacolo, eh? Meraviglioso. E ci metto anche il coperchietto. Che vuoi di più? Abbasso. Una bella fetta di pomodoro, di quello buono poi. Yeah. Guarda che spettacolo, vai. Così. Prendiamo il pollo, guarda che spettacolo, guarda che bello. Yeah. Guarda che meraviglia. Vai, così. E adesso tagliamo. Guarda che meraviglia. Yeah. Guarda, guarda che spettacolo. Eh? Guarda, bello. Vai, yeah. Guarda che petto di pollo. Guarda. Ah. Mm. Mm. Ah. Non ti sei mangiato mai così. La paura. Mm. Ma che bontà. Ah. Fette di pomodoro. Guardate, così. Affonda, guarda come affonda. Mm. Un po' di sale sul pomodoro. Poi pollo. Così. Cioè, ma non ti sta venendo. La salivazione voglio vedere la salivazione come ce l'hai. Come ce l'hai? Ah, ti sto a guardare, eh. Poi, cavolo kale. Mamma mia, guarda che spettacolo. E questo è il mio panino, guardate col pollo. Buono, eh? Schiacciate bene, così, non fate uscire niente. Yeah, così. Poi tagliamo a metà. Mamma mia. Guarda qua che sta sci, il mondo sta sci. Oh, guardate qua che meraviglia. Bello, ricco di verdure, proteine, ci sta tutto, ci sta. Mm, 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 mm. Che bontà, scivolo il sole. Oh.
Mua, mua. Che buono. Mm, mm, oh. Poi c'è una biretta, usa la famo.